L'arte contemporanea riparte da Torino e riparte da nuove dimensioni di condivisione dove schemi e paradigmi vengono ridefiniti. Ci racconta un tempo in cui servono nuove prospettive e diverse inclinazioni per svelare ciò che gli occhi non riescono a vedere. L'arte è lo specchio della realtà, riflette immagini frammentate, racconta la diversità di prospettive e svela nuovi immaginari. In questo controtempo emotivo e formale va in scena la 28ª edizione di Artissima, curata per il 5º anno consecutivo da Ilaria Bonacossa. Artissima è la festa dell'arte contemporanea a Torino, è l'unica fiera dedicata solamente all'arte contemporanea. Per il mercato dell'arte è un'importante occasione sia per incontrare i collezionisti, per vendere le opere, ma anche per incontrare i player del mondo dell'arte. Spesso nascono opportunità di mostre, di progetti anche per gli artisti presentati dalle gallerie. Per il pubblico è il modo in un posto solo di scoprire l'arte di tutto il mondo. È l'occasione di vedere le ricerche, quadri, video, installazioni, sculture, ceramiche, davvero tutta la varietà di opere. 20.000 metri quadrati di esposizione per 155 gallerie provenienti da 37 paesi del mondo. Oltre 1.500 opere, più di 400 professionisti dell'arte tra direttori di museo e curatori hanno accolto a Torino oltre 31.500 visitatori. Il mondo dell'arte contemporanea è all'ova al lingotto e la voglia di esserci emerge dalla voce dei suoi protagonisti. Definitivamente una delle fiere più interessanti che ci sono in giro. Penso che sia bello quando l'arte unisce le persone. È una delle cose più belle. Siamo felicissimi di essere qua ad Artissima. C'è una grande voglia da parte della gente di tornare a vedere arte finalmente dal vivo. Artissima dà l'occasione agli artisti e alle gallerie di mostrare a tutti il loro lavoro e di far riscoprire il modo in cui questi artisti sono collocati nel loro tempo, ma anche nel nostro tempo, nel tempo presente e in quello futuro. È molto importante per una galleria partecipare ad una fiera come Artissima, che è leader del contemporaneo in Italia. Amo questa fiera e mi fa molto piacere essere qui a mostrare il mio lavoro nella zona in cui è nata l'arte povera. Non è solo una fiera dell'arte, sono dei giorni nei quali non solo il pubblico dell'arte, ma un pubblico con una spiccata curiosità ha l'occasione di trascorrere del tempo in città e quindi di partecipare a una serie di eventi. C'è una concomitanza di persone in città, ma anche di energie, di tante mostre che aprono, fondazioni, musei che aprono le proprie porte, gallerie private. È anche una sorta di registro di quello che si sta facendo in Italia e nel mondo in questo momento. La fiera entra nel vivo e parte da Artissima XYZ, che raccoglie 3 sezioni artistiche dirette da un board di curatori internazionali. Le sezioni curate sono un po' il cuore di Artissima. I curatori delle sezioni curate hanno fatto una selezione, un'opera per ogni artista della loro sezione, presentati nelle mostre collettive. Quindi queste mostre in fiera sono davvero come il distillato delle sezioni curate. XYZ è un ibrido, è una piattaforma digitale, allo stesso tempo all'interno della fiera una serie di stand che riuniscono le 3 sezioni curate. La piattaforma digitale fornisce maggiori indicazioni grazie a interviste e documenti che danno al pubblico la possibilità di scoprire le opere in modo diverso. Ci sono anche dei QR code associati ad ogni opera. La sezione Back to the Future che ho curato insieme a Munam Quare, la sezione dedicata alla riscoperta di lavori e artisti che hanno operato principalmente nella seconda metà del Novecento. Alle mie spalle c'è un'opera storica di Marcus Ohlen, pittore tedesco, che all'interno della sezione in fiera è messa in dialogo con un'opera recente del 2021. Questa pittura rielabora immagini tratte da internet e allora di nuovo un dialogo, un ponte con il lavoro per esempio di Rebecca Allen, di cui presentiamo una serie di video animati storici degli anni '80 in dialogo con un lavoro realizzato 2 anni fa. Present Future è una sezione storica curata da Artissima che raccoglie i lavori di artisti sotto i 40 anni ed è una sezione che si pone come incubatore di ricerca sull'arte emergente a livello internazionale. Il lavoro dell'artista brasiliana Yulie Magata, tutti i suoi assemblage sono frutto di visioni che lei ha spesso in sogno e che poi ricostruisce con del materiale trovato nel suo studio in queste interpretazioni molto surreali della realtà.
Il disegno è la prima espressione artistica con cui entriamo in contatto. È un'espressione artistica che possiamo ritrovare in forme molto differenti. A volte è solo uno schizzo. È un modo molto soggettivo e veloce per raccontare un'idea. Ed è per questo che è così interessante. Anand Bursa è un artista francese che lavora con il disegno inserito nella vita di tutti i giorni. Tutti i suoi lavori sono stati contaminati dal disegno. Il disegno può coprire un materasso, come vedete nell'opera che esponiamo, un cuscino, una lampada. Può espandersi su tutti gli oggetti di uso quotidiano. Vorrei parlarvi dell'artista tedesca Judith Hopf. È un'insegnante, fa sculture, grandi installazioni video. Qui abbiamo delle nuove opere della serie Laptop. Judith ha riflettuto su come i nostri oggetti elettronici siano diventati parte integrante dei nostri corpi. Quindi ha trasformato i computer portatili in corpi umanizzati. È come se gli oggetti tecnologici ci stessero trasformando. Potete vedere tutti questi computer portatili che sono felici, oppure un po' tristi. Alcuni sono stanchi e spossati. Insomma, con i suoi disegni la Hopf ha trovato il modo di parlare della condizione umana. Ed è molto divertente guardarli, sono molto belli. Alcuni sono anche in forma di scultura. Nei suoi 28 anni, Artissima ha esplorato tutte le sfaccettature dell'arte contemporanea e anche quest'anno ha deciso di lavorare su un tema al quale l'edizione è dedicata. Artissima ogni anno ha un tema che inquadra un po' la ricerca internazionale. Quest'anno il tema è controtempo. È un tema mutuato dal mondo della musica che sottolinea come battere sulle note deboli possa trasformare la realtà. È un po' quello che stiamo tutti facendo nel mondo dell'arte. Ne è un esempio la mostra Vitalità del Tempo, le collezioni d'arte di Intesa San Paolo. L'idea di controtempo è proprio quello che ha in un qualche modo generato l'idea della vitalità del tempo. Il tempo dell'arte contemporanea con i suoi maestri contemporanei del XX secolo, che è quello trascorso, che dà anche il ritmo del tempo come una sorta di metronomo a quelli che invece l'arte contemporanea la stanno facendo oggi. Vitalità nel tempo è determinata curatorialmente dalle collezioni Intesa San Paolo. Quindi l'idea è stata quella di scegliere dei punti che fossero in un qualche modo determinanti per dare le origini dell'arte contemporanea, da Fontana Burri a personaggi come Carol Rama, che a Torino è molto legata, a Carla Accardi, ma anche tutto quel nucleo di artisti che hanno lavorato poi in quella che noi conosciamo oggi come l'arte povera, che ha proprio il suo fondamento a Torino. L'idea è di unirli insieme proprio ad altri autori internazionali come Bruce Nauman, Jasper Johns o Gerhard Richter. Quindi è una sorta di bussola su cui orientarsi attraverso le collezioni Intesa San Paolo in Artissima. Un altro progetto speciale di Artissima è Ab India Maximum Minimum, dedicato all'arte indiana. Abbiamo un focus geografico che è l'Ab India, che offre alle gallerie indiane in un momento complesso la possibilità di far uscire dai confini i loro artisti. Davvero una panoramica sull'arte indiana non solo contemporanea ma anche moderna. Ab India è nato dall'incontro tra me e Maina Mukherjee e da lì è cominciata tutta una conversazione che ci ha portati proprio a pensare all'arte contemporanea tra Italia e India. Abbiamo pensato di portare un piccolo contingente di gallerie indiane che sono qui. Quindi abbiamo creato in questo momento così molto vivo, che è quello di Artissima, una possibilità di veramente avere molte narrazioni e molte narrative rispetto al sul continente indiano, che porta con sé tantissime esperienze diverse, culture diverse, lingue diverse e ovviamente anche tradizioni diverse. Abbiamo lavorato con la Fondazione Musei di Torino, con il MAO, quindi il Museo Arte Orientale, con Palazzo Madama e con l'Accademia Albertina. L'idea è stata quella proprio di mostrare che cosa nella tradizione rimane nel contemporaneo e mostrarlo cercando poi di legarlo alla nostra tradizione. Invito veramente gli spettatori ad andare a vedere perché è un'esperienza particolarmente emozionante. La mostra Ab India Classical Radical sarà visitabile fino al 9 gennaio.
Le gallerie d'arte sono il cuore di Artissima, dalle più affermate sulla scena artistica internazionale a quelle emergenti e sperimentali, fino agli spazi no profit. Ad Artissima ci sono gallerie da 37 paesi e quindi davvero è come fare un giro del mondo dell'arte contemporanea. La proposta che abbiamo portato qui è una proposta di artisti che hanno il lavoro come forma primaria della loro vita. Abbiamo voluto dimostrare che in realtà il lavoro dell'artista è un lavoro quotidiano che si compie tutti i giorni e che è fatto di grande applicazione, di grande fatica. La galleria da alcuni anni fa un'analisi molto attenta di reclutamento di artisti che lavorano con la figurazione ad altissimi livelli, con uno stand che non solo fa vedere quelle che sono le nostre proposte a livello appunto pittorico e non, ma anche un tipo di presentazione che possa accogliere lo sguardo un po' di tutti i visitatori, non solamente degli addetti ai lavori. Tutto lo stand si basa sul concetto di domesticità e di intimità. Io ho fondato un'associazione culturale e una galleria d'arte contemporanea a San Gimignano 31 anni fa, nel 1990. La nostra avventura, diciamo, ha tentato di tenere la continuità con quello che era il patrimonio e la bellezza che San Gimignano ci aveva ispirato e ci ispira ancora. Gli artisti sono un po' quello che ci ha attirato verso l'arte, quello che arrivava a noi come un regalo, diciamo, dal passato. Volevamo che fosse un regalo nel futuro. Il nome della nostra associazione è Arte Continua e il nome della galleria è Continua. Il senso, diciamo, della nostra azione è quello lì. Rappresentiamo artisti di diverse generazioni, artisti appartenenti alle avanguardie degli anni 60 e 70, come Irma Blanca, Paolo Icaro, Franco Vaccari, italiani e stranieri, fino ad arrivare anche a generazioni molto più giovani di artisti usciti da poco dall'accademia. È rischioso, però è una grandissima soddisfazione riuscire anche a mostrare il lavoro di un artista giovane e vedere che lentamente la sua visibilità cresce anche a livello internazionale. Un collezionista mi ha detto una frase che mi ha fatto molto riflettere. In fondo un collezionista riesce a crearsi un proprio paesaggio. Secondo me è una bella cosa riuscire ad avere questo paesaggio e l'arte è in fondo questa finestra sul mondo. Quest'anno cadono i 50 anni e una scadenza della mia carriera, diciamo, di gallerista. Alla base di tutto c'è una vita con l'arte. Molte volte mi chiedono: ma Vieruma, qual è il tuo artista preferito? Cito sempre una frase di Filumena Marturano, la quale diceva che tutti i figli sono belli a mamma sua. Gli artisti della mia galleria, della mia scuderia, io li amo tutti. Ecco, io mi sento così, sono così. In questa società post-pandemica in cui tutto è stato ridotto ai minimi termini, Artissima si fa portavoce del ritorno ad una nuova normalità, in cui la creatività reinventa la vita pubblica e privata. Qual è dunque il ruolo dell'artista? L'idea dell'arte è che l'arte vive attraverso dei personaggi che hanno una visione diversa, differente, in un qualche modo magari non così popolare. Il posto degli artisti all'interno della società di oggi è quello di interpretare la realtà che ci circonda e rileggere la storia. L'artista ha molteplici ruoli. Sicuramente quello di provocare, di sviluppare un pensiero critico, di condividerlo, di interrogare. Quindi l'artista è l'agitatore delle acque dell'immaginario. L'artista vede cose che la persona, l'individuo normale, comune, non vede. L'artista è anche un veggente in un qualche modo. L'artista è colui che trasmette una sorta di verità. Questa verità naturalmente ha diverse angolazioni, non ne esiste una unica. Più artisti riflettono sulle cose da punti di vista differenti, meglio è. L'artista è il nostro specchio sulla società di oggi. Chiunque dal proprio ruolo sociale può determinare delle trasformazioni e dei cambi. Attraverso il mio lavoro è proprio quello che cerco di fare ogni giorno. L'artista non fa politica, ma ha un ruolo politico. Ricordiamo quanto è stato fortissimo l'intervento, non so, di Picasso con l'opera Guernica in un momento catastrofico della nostra storia dell'umanità, o quanto forte è stato l'urlo di Munch. L'artista deve essere una fiaccola proprio nella nostra società. Non solo ova al lingotto, l'intera città di Torino è animata da mostre ed eventi. L'artista Marinella Senatore presenta la sua personale Make It Shine alla Galleria Mazzoleni.
Le opere che vedete in questa sala sono delle sculture luminose realizzate per la prima volta in assoluto con uno specifico neon, che è un neon totalmente green, con vetri di Murano riciclati, con metacrilati tutti riciclati, quindi è un impegno veramente importante che volevo fortemente prendere nella produzione artistica, perché il neon è una delle cose più inquinanti. Le decorazioni, i disegni di ogni scultura provengono dalle luminarie della tradizione del Sud Italia, che per me sono importanti per l'idea di assemblea di persone, l'idea festiva, ma anche di socializzazione e coesistenza. Le frasi sono citazioni Bodies in Alliance da Judith Butler, oppure We Rise by Lifting Others da Ingersoll, o ancora Dance First, Think Later da Beckett, e sono tutte frasi che provengono da sessioni di arte partecipativa che ho fatto in giro per il mondo. Six Chairs, invece, è la nuova installazione dell'artista lituano Augustas Serapinas. Ho realizzato il progetto Six Chairs pensando ai sorveglianti delle mostre e dei musei, quelli che stanno sempre in piedi a sorvegliare le stanze senza che i visitatori nemmeno si accorgano di loro. Quello che ho voluto fare è dedicare loro un posto dove potersi sedere e riposare. Ogni sedia rappresenta un diverso personaggio e si possono immaginare le diverse personalità che potrebbero sedersi su queste sedie. Opere d'arte, installazioni, performance. Artissima presenta il mondo dell'arte a 360 gradi e così i suoi artisti. Ne è un esempio l'installazione visiva e sonora Cosmogonie. Secondo me non bisogna mettere dei limiti al concetto di arte o di artista. Non bisogna per forza dire sono pittore, sono musicista. È un po' anche un modo di essere, un modo di sovvertire alcuni schemi di pensiero e di comunicarli agli altri, quindi essere anche una sorta di tramite. Il progetto Cosmografie che stiamo realizzando in questi giorni alla Galleria Oggetti Specifici qui a Torino lavora proprio sulla relazione tra il suono e lo spazio. Infatti abbiamo voluto proprio lavorare in questo spazio particolare di questa galleria costruendo un ambiente acustico immersivo. Utilizziamo una serie di dispositivi elettroacustici, elettronici, ma anche analogici. Ognuno dei tre artisti mette in campo, se vogliamo, il proprio lessico, alla ricerca, se vogliamo, di un alfabeto comune. Sostenibilità e innovazione sono ormai punti fondamentali nel mondo dell'arte. Per questo Artissima promuove tra i suoi premi la seconda edizione di FPT for Sustainable Art. Il premio si chiama FPT for Sustainable Art ed è un premio che nasce per ritrovare i nostri valori di azienda anche nell'arte. Abbiamo dato un briefing per questo premio che richiede appunto di assegnare il premio a un artista che abbia realizzato la propria opera in un modo sostenibile. Quest'anno è stato assegnato a Lennart, che è stato appunto identificato come un artista che riesce a coniugare questi elementi con un concetto di poesia, qualcosa che solo l'arte riesce a trasmettere. State guardando un'installazione composta da 4 oggetti che insieme formano una frase con il vapore. La frase dice "When is it that we feel change in the air?" È appunto composta con il vapore acqueo, le parole fuoriescono dagli oggetti. Nel mio lavoro tengo molto in considerazione la tecnologia e l'industria e utilizzo materiali industriali per creare le mie opere. Per me vincere un premio correlato alla tecnologia è molto interessante. Luci, suoni, forme, colori, forti emozioni hanno accompagnato i visitatori nella 3 giorni torinese di Artissima. Emozioni che resteranno impresse nei ricordi e che si accompagnano ad un invito, quello di farsi travolgere dall'arte. C'è una leggenda che dice che l'arte va compresa subito. L'arte in realtà è come un linguaggio. Si è bambini all'inizio, si incomincia a scegliere i suoni più familiari, a guardare le cose che ci sembrano anche più facili. L'arte contemporanea è un luogo che va incontrato, è un'immagine che va conosciuta. È alfabetizzazione felice, si capisce che l'arte non è una cosa estranea e che si può frequentare e poi, piano piano, come si fa con le persone, conoscere e, perché no, amare. Tutti abbiamo la capacità di guardare le cose, di innamorarci delle cose. Il consiglio è proprio di lasciarsi trasportare. Sembrano cose retoriche dette adesso perché la bellezza ci salverà, insomma. Mentre invece l'arte è una cosa viva, una cosa proprio che tocca le persone e che in qualche modo ti porta proprio
a godere fisicamente e anche mentalmente di qualcosa. Quindi mi piacerà vedere una città in cui l'arte sia una cosa normale, in cui l'arte, diciamo, importante del mondo permetta a qualcuno che sta in un piccolo posto di non sentirsi fuori dal mondo.